Siamo arrivati per l'avventura di pesca di oggi. Siamo a Romano in Lombardia, provincia di Bergamo. Siamo alle porte dell'autunno, lo vedete siamo anche vestiti un po' da pioggia, il cielo minaccia qualche goccia, fiumi e canali non sono operativi per poter pescare, siamo in un lago. Siamo al Cocchias Lake, un lago piccolo, molto tecnico, andiamo a caccia di un predatore molto particolare e diffidente, a volte un predatore che non mi è proprio amico. Le condizioni di pesca possono essere favorevoli visto che non c'è sole alto che a volte disturba questo predatore, che è il luccio. Altri predatori popolano questo lago, questi preferisco un po' di più, quindi anche una bella popolazione di black bass. Vediamo se riusciamo a catturare dei bei lucci oppure portare a guadino dei bei black. Siamo arrivati al lago, come possiamo vedere il lago è di belle dimensioni, praticamente sembra una S, caratterizzato in due parti ben distinte, una parte tutta cementata che si arriva praticamente sul filo dell'acqua dove c'è una grossa popolazione di storioni, vediamo anche della gente a caccia di storioni di taglie importanti, e una zona un po' più naturale che sarà quella che noi andiamo a frequentare e a battere, con delle piante, dei legnami e qualche struttura anche nell'acqua. Quindi andiamo a pescare nella zona più naturale, se così può sembrare, con delle strutture in acqua, quindi dei pali in acqua, quindi una struttura un po' più wild. Abbiamo un bass in caccia, però molto probabilmente ci vede ed è un po' diffidente, ha già attaccato 2 volte l'esca. Sto usando il chatterbait di Rapture, cioè l'esca che abbiamo portato, che a mio avviso è una delle esche più redditizie per la pesca al luccio, ci può dare anche bei bass, è il chatterbait di Rapture con innescato un Rebirth Shad a colorazione naturale. Quindi il trailer sicuramente aiuta abbastanza, soprattutto nel luccio. Abbiamo mosso un branco di bass, saranno 7-8 pesci, inseguono ma non attaccano l'esca, probabilmente un po' generosa per loro, mi allontano un po' dalla sponda per non farmi vedere, probabilmente sentono queste vibrazioni della paletta del chatter. Pesce, è un bass. Oh! Abbiamo schiacciato l'ardiglione e i bass si perdono. Stiamo cercando di capire questo lago in che modo. Allora, naturalmente i primi lanci che facciamo li facciamo sotto riva, quindi li camminiamo e lanciamo davanti a noi, quindi dove non abbiamo camminato, sotto riva, per vedere se c'è qualche bass che naturalmente caccia sotto riva, e a sua volta bass si portano dietro anche altri predatori, quindi ogni tanto vediamo anche dei pesci che saltano di grossa taglia, quindi sono sicuramente ben pompolati. Facciamo un po' di lanci sotto riva per poi andare a sondare fuori in questa parte abbastanza stretta, quindi lanciando da una sponda arrivo tranquillamente nell'altra sponda opposta per vedere se sul gradino ci fosse casomai qualche bel luccio di taglia. Abbiamo avuto un inseguimento di un luccio, non esagerato, ma un luccio di circa 50 cm che assieme a un bass seguivano la nostra esca dal sottoriva, quindi probabilmente sono, ecco un altro black, guardate, maledetti sti black, sono svogliatissimi, 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 pizzicano in coda ma non prendono l'esca in bocca. Quindi ci siamo portati dietro questo luccio col chatter, inseguiva lento lento, era svogliato, probabilmente la finestra di attività non era ancora attiva per questo pesce, perché sennò in un nanosecondo avrebbe ingerito la nostra chatter. Continuiamo. Eccolo, pesce, bello. Wow, non è il target che ci eravamo prefissati, ma è un pesce, è un predatore. Questo a me piace molto. Un bel black che ci ha dato sul chatter.
da casting perché c'erano i bass e quindi bass, wow, a gomma. Altro bel pesciotto, una ferita probabilmente data o da un luccio o da un airone. Abbiamo visto anche penne d'airone, un altro bel bassetto, non taglia esagerata ma sicuramente divertente. Oh, wow. Altro pesce, di nuovo sempre a gomma, altra bassa, la taglia bene o male è sempre uguale a quelli di prima, questo è sano. Bello, questo è un po' più grande, un pelo più grande d'Italia, che si è ingoiato un fat crab. Stiamo trovando una bella popolazione di bass attivi, ma il target di oggi, che era il luccio, manca. Ma continuiamo, vediamo anche dei strani segni, ma rimettiamo in acqua. Oh, che pesce! Abbiamo pranzato, siamo venuti nella zona cementata, primo lancio ed è subito un bel big bass. Che pesce, ragazzi, guardate, si è già slamato nel guadino, guardate che pescione, bellissimo. Questo è veramente bello, bello di livrea, bello di taglia, cominciano a essere bass interessanti. Ha mangiato addirittura su uno chatterbait con uno shad di dimensioni veramente importanti. Allora, durante la pausa pranzo abbiamo notato questo spot perché abbiamo visto un po' di cacciate, un po' rumoroso perché c'è l'ossigenatore, ma sicuramente in un lago chiuso un ossigenatore sicuramente dà vita, e al primo lancio così è stato, perché un bassone ha attaccato immediatamente l'esca. Vediamo se troviamo anche un qualche papero, perché visto che il basso è un pesce piccolo, il luccio è un pesce grosso, vediamo se in mezzo a questo schiumone c'è anche un pike in caccia. Vediamo come affrontiamo il pomeriggio. Intanto una comoda borsa in EVA, questo per poter tenere tutto l'interno. Vedete, hanno anche un dispositivo per tenere le pinze, fondamentali per slamare e per schiacciare l'ardiglione, visto che vige una regola in questo posto di o cavetto in fluorocarbon, quindi classici cavetti in fluorocarbon trasparenti, oppure un fluorocarbon di grosse dimensioni se pescate con la treccia, e amo o senza ardiglione o con l'ardiglione schiacciato. Come canne stiamo utilizzando le nuove Acrux Concept, due modelli, un modello da casting, quindi una canna da un'oncia, carbonio in entrambi i modelli, giapponese Toray, quindi quanto di meglio oggi ci possa essere in carbonio. Nella versione casting gli anelli con la legatura ACID, quindi girano di 30 gradi i primi 4 anelli, questo per aumentare le prestazioni della canna sia in ferrata che in distanza di lancio, che l'ho attrezzata per la pesca al bass. Quindi un mudworm con un amo dritto 2/0 e un piccolo insert per far affondare l'esca. Nella canna da spinning invece ho messo un chatter piccolo, su suggerimenti di pescatori, un colore molto acceso, anche se l'acqua non è scurissima, ma sembra piacere molto ai lucci il chartreuse, quindi un classico giallo fluo. Quindi il nostro chatterbait di Raptor innescato un Mud Spin Shad Worm colore chartreuse, ok, per l'assetto al luccio. Mulinello 4000, in questo caso treccia, e finali di fluorocarbon del diametro 50. Guadino, ultimo uscito di guadini di Raptor, la serie Rubanet col manico telescopico che si blocca alla distanza che volete e basta girarlo con una mano, pronto per essere guadinare il nostro pesce. Rete no kill in gomma,
gancio per poterlo attaccare ai pantaloni o alla cintura, molto comodo in questo caso che giriamo il piede e quindi dobbiamo girare tutta la superficie del laghetto. Quindi continuiamo, andiamo a cercare qualche bass, abbiamo fatto un qualche bass anche bello d'Italia, vediamo però il target di oggi che era Mister Luccio, se riusciamo a portare a Guadino un bel pike. Mudworm. Mudworm è una piccola esca con un corpicciattolo picciolino e una coda molto importante che crea una bella vibrazione in acqua, con un piccolo insert infilato nella pancia che gli permette di affondare l'esca. Siamo sulle rive del Coquillas Lake con Flavio, che assieme al suo fratello gestiscono questo bellissimo complesso, e chiediamo a Flavio come funziona, due cose per gli amici pescatori, come funziona per poter venire a pescare in questo bellissimo lago. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, serve la tessera Solaghi, una volta che si ha quella si può entrare in quello che è la pesca sportiva, un'attività solo catch and release. Certo. Adesso quest'anno naturalmente tutto no kill, Guadini con rete no kill per trattamento, abbiamo visto che tutto il laghetto al perimetro dei materassini per la slamatura, amo o senza ardiglione oppure con ardiglione schiacciato, con ardiglione schiacciato, cavetto o cavetto fluorocarbon, un po' quello che sono le classiche riossigenare il pesce certo, prima del rilascio, e a voi il divertimento. C'è poco da parlare ma c'è da pescare, ragazzi, quindi facciamo altro che invitarli al Coquillas Lake a venire a provare, che c'è anche una bellissima cucina, quindi ne vale poi anche la pena gustare qualcosa. Troppo buoni, grazie, e arrivederci, a presto. Grazie a te. Canada Casting, mulinello da casting. In questo caso vediamo l'X-Ray LTE. L'LTE è fornito in due modelli, uno di colore nero e uno di colore tutto bianco. La differenza sta nei rapporti recupero. In questo caso abbiamo la canna da pitching, quindi da gomme leggere. Ho scelto la versione nera che ha un rapporto di recupero 6,3 a 1. A differenza del sua sorella, uguale identico dimensioni e fattezza, cambia solo il colore, ma il rapporto di recupero è 7,2, quindi ha dato le esche veloci alle esche di reazione. Mulinelli classici, quindi un classico mulinello a basso profilo, a bobina rotante, quindi molto indicato sia per la pesca con esche siliconiche che con hardbait. Con una cosa molto importante, 9+1 i cuscinetti di cui è dotato questo mulinello a casting, oltre a tutte le varie regolazioni di magnete, di rotore e di frizione come tutti i mulinelli tradizionali della pesca a casting. Che esche stiamo utilizzando in questa battuta di pesca? Chatterbait di Raptor, vari colori, stiamo provando vari colori, anche se qualche consiglio che ci hanno dato è di utilizzare colorazioni gialle chartreuse. Trailer Twin Shad di Raptor da 3 pollici 8, sia versione naturale sia versione chart. Power Shad, quindi il nostro set già innescato di varie colorazioni, invece per la pesca al bass Mudworm, quindi questo verme col corpo fatto a pesce e la coda con una curatura molto accentuata per creare tante vibrazioni in acqua, per quello che è la pesca al black bass. Le esche black bass stanno dando forti risultati, con il Luccio parte un inseguimento interessante, al momento non abbiamo ancora visto niente, ma continuiamo la caccia del pike. Lo portiamo nell'acqua più bassa, un bass grosso che ha cacciato nel sottoriva. Lo portiamo in un posto di acqua bassa, ha mangiato appena l'esca, ha toccato l'acqua, bello. Wow. Guardate che bel padellone, ha divorato il chatterbait. Posso dire di averlo preso a vista, cacciava sotto riva, vedevo delle bolate accanto al filo, delle erbe, lanciato lì, guardate che bocca, wow. Bel pesce, non ancora un pike ma un bel pesce. Due parole sulle canne che abbiamo utilizzato oggi. Abbiamo portato in pesca le monopezzo, di nuova concezione di Acrux, quindi appena realizzate, appena arrivate sul mercato, sia la versione spinning sia la versione casting. I nuovi Acrux Concept sono una cosa veramente strepitosa, un prodotto che mi stupisce ogni volta che lo porto in pesca. Canne estremamente leggere, estremamente affidabili, abituate a poter dare delle ferrate molto forti.
Carbonio Toray giapponese, le versioni spinning sono legati con anelli tradizionali con profilo K, quindi in zirconia, e gli anelli casting anche loro con profili K, ma girano con questa legatura chiamata anche acid di 30 gradi ogni anello. Un manico in carbonio completamente nuovo con design ergonomico, con un trattamento sulla base che evita che con le mani bagnate il manico scivoli. Canne che vi invito a provare, le trovate negli store Raptor e Trabucco, canne veramente strepitose. La famiglia Acrus è composta da 7 canne, 5 nella versione spinning, 2 nella versione casting. La famiglia spinning è composta da canne destinate alle tecniche finesse fino alla canna più importante a un'oncia di casting massimo. Le versioni casting invece sono 2 modelli, un'oncia, 2 once, per la pesca al black bass Lucio Perca e al più importante Lucio Pike, che era un po' il nostro obiettivo di oggi. L'abbiamo mancato, ma il temporale sta arrivando, quindi la giornata di oggi la possiamo concludere. Abbiamo fatto una bellissima pescata di bass, abbiamo portato un Lucio a sottoriva che probabilmente era un po' scioccato ma inseguiva la nostra esca, ma continueremo alla nostra ricerca dei grossi lucci in Italia e ci arriverò prima o poi.